Buongiorno a tutte, oggi sono qui perché alcune di voi me l'hanno chiesto e quindi voglio condividere non solo con chi me l'ha chiesto ma anche con tutte voi come fare per confezionare questo vestitino smanicato estivo in cotone americano. Questo io ve l'avevo già fatto vedere, lo sto facendo salire perché voglio farvi notare il particolare del fondo. Ho fatto il fondo girando il nostro tessuto, quindi è molto bello anche indossato, è smanicato, però appunto come vi dicevo in molti di voi mi hanno chiesto come fare a rifinire il giro della manica e che si trovano un po' in difficoltà, perché io qua sono andata a tagliare lo rovescio un secondino proprio per farvi capire che punto vi andrò a spiegare. La parte superiore, questo rovescio, l'ho tagliata, l'ho doppiata, quindi c'è questa parte doppia proprio per permettermi di rifinire bene il giro della manica e il giro del collo. Questa è la parte rovescia del davanti che è doppiata. Quindi come vi dicevo, quando noi abbiamo il cartamodello lo appoggiamo nel tessuto doppio per il davanti perché è intero, mentre dove c'è il tessuto aperto con la cucitura lo facciamo nel centro dietro. Poi andiamo a ritagliare nello stesso sistema la parte superiore con gli stessi modelli, quindi un pezzettino che arrivi subito sotto l'incavo della manica sia per il davanti che per il dietro. Ma la difficoltà dove sta? Allora, subito io andrò a cucire le spalle sia del corpetto davanti del vestito che del dietro, e anche questa io la chiamo paramontura. E una volta che io ho cucito le spalle su entrambi le parti, metterò dritto contro dritto e vado a rifinire il collo. E fin qua tutto bene, lo rigiro e gira da solo. La difficoltà diventa proprio nella rifinitura del giro manica, che ora vi farò vedere. E seguite questa parte perché se imparate questo passaggio vi tornerà utile anche per tantissime altre cose, se dobbiamo fare qualsiasi cosa che andiamo a foderare, un gilet, un vestitino anche invernale con la sua fodera, perciò imparato questo vedrete che vi torna molto utile. Innanzitutto bisogna sempre controllare che la parte sotto con quella esterna coincida bene. Per farlo puntiamo degli spilli e se è necessario andiamo a rifilare il tessuto in più. E come vedete anche questo può essere che lo andiamo a rifilare in modo che il sotto e il sopra siano pari. Anche questa è la parte dietro, me la vado a controllare. Ho puntato degli spilli nella cucitura che va sotto il fianco, nella spalla, e qui ci siamo. Fatto questo andiamo a togliere gli spilli e con il filo da imbastire andiamo nella parte rovescia, mi metto nel rovescio il vestito. Questa è la parte della paramontura e con ago e filo da imbastire partiamo dalla cucitura della spalla e per fare questo devo entrare su da sotto, vedete con la mano come sto entrando, vado da sotto, mi giro per dentro la cucitura della spalla, partirò sempre dalla spalla, prendo i miei due tessuti, il sopra e il sotto, li rovescio e partirò stando attenta da questo punto. Un'altra cosa che bisogna sempre stare attenti è che come abbiamo messo le cuciture del collo, le abbiamo rivolte una da una parte e una dall'altra, anche in questo caso dobbiamo metterle dalla stessa posizione. Quindi partirò a imbastire, devo prendermi un po' di tessuto dall'altra parte. Questa partenza non è facilissima, però una volta che siamo partite bene il tutto
avrà un ottimo risultato. Andiamo sempre a imbastire prendendo un 0,5 di misura e questo lo vado a fare per tutto il giro. Un altro punto importante che dobbiamo controllare che vada coinciso sarà quando incontro la cucitura del fianco. Io adesso me lo sto sistemando per portarmi avanti con un po' di tessuto, ma prima di andare avanti completamente andrò a puntarmi uno spillo nella cucitura del fianco, in modo che questi sono punti essenziali da fare riferimento. Quindi qua punto uno spillo e questo è un punto fisso e mi devo sempre controllare di non avere né da una parte né dall'altra tessuto in più. I tessuti devono correre insieme. Arrivata a un certo punto che vedo che non riesco più ad avere tessuto, non faccio altro che prendere del tessuto da dentro la spalla, quindi me lo sposto girando, eccolo lì. Qui vedo il mio inizio in bastitura, quindi adesso ho dato libertà al mio corpetto, vado a controllare che sia tutto pari e continuo la mia imbastitura. Eccoci, sono arrivata alla fine e ora posso andare in macchina da cucire. Non si capisce come diventerà perché abbiamo la parte della spalla che va una dentro l'altra. È importante che con la macchina da cucire comunque partiamo da questa cucitura di spalla. Partirò da questo punto, faccio tutto il giro e anche qua, quando sarà a un certo punto non avrò più tessuto, devo sfilarmi fuori la mia parte. Per fare questo devo lasciare il lago della macchina verso il basso, alzo il mio piedino e mi sfilo fuori tutto il resto della mia spalla e completo tutta la cucitura. Una volta cucito tutto intorno, ho tolto l'imbastitura e molto importante diventa la stiratura. Quando io vado a stirarlo devo stare attenta di tenere a monte la cucitura che sono andata a fare e appiattire bene il tutto. E mi è rimasto da comporre il dietro, da cucire il dietro, come vedete, che è l'ultima parte che io vado a fare. Qui mi sono preparata un laccetto per poi mettere un bottoncino. Giro sempre la paramontura mettendo dritto contro dritto e andrò a fare la cucitura per la goccia della cucitura del dietro. Quindi sia da un lato che dall'altro vado a fare la cucitura per intero. Arrivati a questo punto, questo adesso io l'ho finito, vi farò notare tutti i particolari perché così vi aiuterà. Questa è la parte del dietro dove abbiamo l'apertura che mi fa anche da bella da vedere. Qui c'è il laccetto con il suo bottoncino e una volta, come vi ho detto, stirato, per bloccare la parte interna con quella esterna non ho fatto altro che fare nel sottomanica un tratto di cucitura a 1 centimetro, una ribattitura che la vedete qui. Quindi questo è un abitino estivo fresco. Io ho usato i nostri tessuti americani, quelli a righe, perché non ne serve tanto e mi fa già molto motivo. Ci sono dei colori bellissimi. Per fare il fondo che ho fatto, non ho fatto altro che tagliare una fascia alta 10 cm e metterla dalla parte opposta.
non è un patchwork ma è proprio un tessuto così intero. E vi ricordo anche che vi avevo fatto vedere, io qui l'ho fatto in abbinato, la fascia da mettere per l'estate, per i capelli, per sentire meno caldo, quindi proprio per tenerci i capelli raccolti, anche per andare in spiaggia, ma non solo, proprio perché così non sentiamo il calore che ci dà dietro. Le varianti sono tantissime e per fare questo, con l'acquisto del tessuto, che lo potete richiedere per WhatsApp, e io vi regalerò il cartamodello. Il cartamodello è una taglia intermedia. Per allargarlo o per stringerlo non si fa altro che riprenderlo nella cucitura interna, quindi vi raccomando, prima di andarlo a tagliare fate sempre un controllo del vostro giroseno e del fianco, che sono i punti dove dobbiamo allargare o stringere. Un altro punto importante dove noi possiamo stringere o allargare è appunto nella cucitura del dietro. Quindi abbiamo 3 punti dove possiamo andare a metterci le mani. La taglia che io vi do appunto è una taglia 46, 46, 48 scarso, quindi mi raccomando andate a fare il controllo e vi ricordo che il cartamodello è in omaggio. Spero che vi sia tornato utile anche questo breve video e fatemi sapere, vi voglio vedere tutte modelle. Un grazie e un ciao da Fabiola.